Salve, oggi porto a far vedere questo vecchio mouse, il G303 Logitech per Shroud, fatto insomma sul suo design e forse non è stata una grandissima scelta comunque. Lo vediamo giusto perché io l'ho trovato a 20 euro senza sconfezione originale e mi fa comodo perché è compatibile col monitor con lag analyzer per calcolare il ritardo in giochi o quello che è. Chiaramente è un mouse con una forma molto particolare, come ben vedete, perché è un egg shape, ma è un egg shape fatto molto a gusto personale del gamer, del pro gamer. Un mouse che per l'epoca poteva essere molto valido perché per l'epoca era molto leggero, devo dire ben costruito, anche se molto scivoloso, piedini già con un PTFE valido per scivolare anche se i bordi non sono così arrotondati, però è una forma molto molto particolare. Mouse che comunque ha un'autonomia di 140 euro, 140 ore sicuramente calcolata a 125 Hz, però ecco un mouse che per l'epoca era sicuramente all'avanguardia e molto particolare. Come ho detto, io l'ho trovato a 20 euro, preso così giusto perché me lo danno come compatibile, e chiaramente come al solito lo danno come compatibile via cavo sì e via wireless solo con determinati firmware che nessuno ti offre mai, per cui risulta impossibile fare i test in wireless. Come al solito è una cosa impossibile questa cosa qui di questo monitor, che comunque abbiamo già visto in passato. Ha un click latency molto molto basso, come vedrete nell'immagine, nel sito, nell'articolo e nel database che ho creato nel mio sito. Chiaramente questa non sarà una review di quelle super approfondite, giusto due parole per ricordarci anche di qualcosa del passato, vintage, però giusto ecco, così, per riempire un pochino, per fare qualcosa diciamo. Come dicevo, questo è un mouse molto particolare. Palm si può impugnare una mano come la mia 19x10, riesco a farlo. Claw molto difficile perché secondo me perlomeno personalmente tende molto a scivolare e non lo trovo molto... ma non mi trovo via Claw. Finger sì, però anche questo si continua a scivolare. È molto strana questa forma fatta in questo modo. Probabilmente forse con una mano stretta si riesce a tenerlo bene, però ecco, sono queste spigole che sono parecchio larghe qua come vedete, e purtroppo si tende spesso a premere i tasti laterali per sbaglio. Sentiamo un attimo i tasti. Non sono male, anche se la corsa dei tasti raddoppia praticamente il click latency, quindi se un programmer mi fa un mouse che ha una corsa così raddoppia il click latency, considerando la corsa del travel pre-click, insomma non è proprio una grandissima scelta. I tasti laterali, come ho detto, purtroppo si premono per sbaglio, e poi un'altra cosa è, cioè se si fa un mouse per gaming, io non ho idea di come uno possa pensare di poter... Va bene l'autonomia altissima, ottima, però come si possa pensare di poter vendere un mouse con un cavo del genere per giocare. Vabbè, questo... Meno male che con 5 euro l'ho presi due su AliExpress morbidissimi, così ho ovviato a tutto. E tra l'altro questa superficie è molto liscia sopra e qui è un pochino più ruvida, un pochino più di grip, però non che quasi niente. E la cosa buffa è che invece sul ricevitore ha una superficie che ha un grip veramente buono, come si vede, non so se riesce, eccolo qua, vedete, è abbastanza poroso e ha un ottimo grip. Non capisco perché liscio non vada qui e grip di qua e non viceversa. Sono le scelte fatte da gamer per i gamer, non queste diceva una grande azienda. Comunque, diciamo, se in caso questo mouse lo trovate a 20 euro come me, provatelo. Purtroppo è una forma che
è molto molto difficile possa piacere. Io non so in quanti abbiano fatto il reso o quanti l'abbiano tenuto di quelli che hanno acquistato, però non credo abbia avuto questo grandissimo successo. Fatto su una forma per un gusto personale e giustamente ha una selezione notevole, perché così è. Comunque, diciamo, questo era giusto per farlo vedere, per far vedere il mouse, così per aggiungerne uno al Quick Latency database e così per farlo vedere. G303 Shroud. Io ci ho giocato, insomma, ci giochicchiavo, però purtroppo premo per tasti laterali così per sbaglio e poi chiaramente venendo da questo con il mouse di ora che si arrivano anche a 39 grammi, insomma, comincia a essere un po' fuori epoca, però a me mi fa comodo per altre cose. Quindi vi ringrazio, vi ringrazio per avermi seguito anche in questo piccolo video. Alla prossima, ciao!